in questa puntata di Golden Gem Prospecting. Io e il mio collega Luca abbiamo trovato una fantastica pepita d'oro in Italia grazie al nostro metal detector Gold Monster 1000. Porcaccio! Però la nostra storia inizia a monte, qualche mese prima. Ero alla ricerca delle cosiddette vene aurifere, tendenzialmente affioranti lungo le faglie alpine. Non tutte le vene però sono aurifere, solamente quelle dove vi sono maggiori solfuri. Col mio drone sono andato quindi a cercare quelle località che a mio parere sembravano essere più fratturate. Ci troviamo in alta montagna, molto monte rispetto al nostro fantastico Rio Oberto. Però la prospezione è questo, è fare ricerca. Preferisco quindi alternare le mie sessioni di prospezione e raccolta con quelle di ricerca pura. Tendenzialmente non ho grandi risultati. In questo caso, proprio questo inverno, ho trovato delle fantastiche vene composte da principalmente quarzo, quella con qualche solfuro. Potete vedere specialmente questo quarzo di un colore grigiastro, detto fumé. Potenzialmente le aree più limpide sono quelle facilmente intagliabili o comunque potenzialmente potrebbero essere quelle traducibili in gemme. Infatti, nella raccolta dei minerali non c'è solo l'oro, non ci sono solo pagliuzzi e pepite. Certo, questa rimane la mia principale passione, ma bensì vi sono minerali molto interessanti da aggiungere alla propria collezione. Vi porterò ancora in un altro video in questa località, anche perché queste vene idrotermali sono molto diffuse e di solito potrebbero anche dare delle piccole geodi molto interessanti, anche per la presenza potenzialmente di solfuri e oro nativo. Vedremo in seguito. Buongiorno, siamo tornati io e Luca al costone dove l'anno scorso abbiamo trovato ben 5 grammi d'oro. La nostra idea è quindi quella di utilizzare uno strumento, un metadetector chiamato Gold Monster 1000 della casa produttrice MyLab, per andare a capire se vi fossero delle pepite affioranti o comunque sepolte pochi centimetri dalla superficie. Infatti il mio amico Luca è expert della MyLab e di conseguenza abbiamo un sacco di strumenti in casa per andare a cercare le pepite d'oro rimaste intrappolate nelle fessure del substrato roccioso. Luca quindi ha portato questo strumento, questo metadetector, gentilmente fornito dalla MyLab. Con questo strumento riusciamo a captare delle pepite d'oro di qualche decimo di grammo profonde circa un paio di centimetri, indicativamente al massimo 7-8 direi. Andremo a detectare tutto questo costone per capire se vi fossero delle pepite d'oro che sostanzialmente sono cadute e sono state dilavate nell'arco dell'inverno. Poi andrò a rimuovere questo sedimento e lavarlo per mezzo della mia canaletta in un altro video. Per quanto riguarda la canaletta, piccolo spoiler, andremo a utilizzare la canaletta da 60 cm di lunghezza fornita da Gold Digger, il mio amico francese che costruisce questi strumenti, e in particolare utilizzeremo un tappetino chiamato Dream Mat, molto interessante di importazione americana, e un altro tappetino chiamato Devil Gold. Vedete, non sono esattamente uguali, ma il concetto di funzionamento è molto simile. In ogni caso entrambi sono fatti di gomma, materiale fantastico a mio parere. Luca sta detectando il costone, sostanzialmente sedimento che è caduto da questo muraglione costituito da sedimento alluvionale. Il costone dove si sta detectando Luca non è altro che un sedimento alluvionale molto antico, ma è stato sedimentato magari migliaia d'anni fa. Il Gold Monster 1000 è un fantastico detector per quanto riguarda cecchinare piccolissime pepite d'oro oppure oro nativo immerso in una matrice di quarzo. L'anno scorso abbiamo già evidenziato la presenza di pepite d'oro,
ma non sono all'interno del quarzo in questo caso, sono delle pepite d'oro alluvionali, molto appiattite e pure. Ecco, questa è una pietra che Luca ha sentito col metal detector. È molto pesante, in effetti. Facciamo una prova. La metto qua sopra e vediamo se la senti di nuovo. Indiscriminazione, sparisce. Vuol dire che questa è una hot rock. Roccia pesante, ricca in minerali pieni e abbondanti di ferro. E in parole povere un falso segnale. Lì c'è una fessura. Vedi che va tutto in... potrebbe essere piombo, benissimo, anche l'alluminio, un po'? Non so, magari adesso si prende con i lati della pianta. Allora, all mode mi dice che è ferroso, ma se io butto la discriminazione... Allora, sta rilevando probabilmente un oggetto metallico abbastanza profondo all'interno del costone. Abbiamo già fatto un piccolo buchetto che poi andrà ripristinato alla fine dello scavo. Adesso l'idea è quella di andare ancora un po' dentro e vedere se trovassimo quell'oggetto che sente. Scava, alla fine oggetto non l'abbiamo trovato. Abbiamo quindi pensato di lavare tutti i sedimenti raccolti da quel buco in un piatto, sperando che se fosse stata una pepita di grandi dimensioni, che magari si è girata nel momento di acquisizione del segnale di scavo, potessimo trovarla attraverso il setaccio. Purtroppo ciò, di nuovo immaginate, non è avvenuto, siamo i soliti sfortunati. Quindi, sperando di trovarla all'interno del piatto, però in quel caso sarebbe stata molto fine o comunque minori di dimensione di diametro, abbiamo avuto una piccola sorpresa. L'abbiamo chiamata Butterfly Nugget, proprio perché ha la morfologia di una farfalla, come potete vedere. È molto appiattita, ma comunque lo spessore si riesce a sentire con le dita. Molto interessante perché a mio parere l'abbiamo trovata proprio perché era molto piatta e nel momento in cui durante l'escavazione l'ho spostata attraverso il piccone, magari mettendosi verticalmente, non la sentivamo più. È solo grazie al lavaggio che l'ho trovata. Guardate che peso. Oh ragazzi, siamo arrivati alla fine giornata. Col Gold Monster abbiamo trovato una fantastica pagliuzza. Secondo me Luca l'abbiamo trovata proprio perché è molto piatta e di conseguenza, messa parallela alla piastra, il metal detector l'ha sentita. Si attesta quindi il costone in quest'ottica un'area molto produttiva per quanto riguarda l'oro, anche se a mio parere non tanto per il metal detector. Questo strumento riesce a cecchinare le pagliuzze più grosse per il fatto che sono piatte, in questo caso poco pesanti, però la maggior parte dell'oro, come poi vi farò vedere nel prossimo video con la canaletta, è molto fine. In ogni caso, se volete vedere altri contenuti simili, mettete mi piace e ricordatevi di iscrivervi al canale. Comunque noi ci vediamo al prossimo video. Se non avete ancora visto i precedenti, mi raccomando di andarveli a riprendere. Ciao ragazzi!